No! No! Bentornati in soffitta. Oggi parliamo di una donna che negli anni 70 e 80 ha attraversato cinema, televisione, teatro e copertine patinate con una presenza magnetica, Adriana Russo. Mettetevi comodi. Tra commedie, film di genere e apparizioni memorabili, oggi ne vedremo davvero delle belle, bellissime, proprio come lei. Va ora in onda la prima puntata de La Sberla, spettacolo di varietà. Vi diamo un breve riassunto delle puntate precedenti. Se vi siete persi qualche puntata, trovate la playlist in descrizione e se non siete ancora iscritti alla soffitta, fatelo ora. Qui si viaggia tra i ricordi, fascino e cinema popolare. Adriana Russo nasce a Roma il 4 febbraio 1954, figlia del pittore napoletano Mario Russo e di una madre originaria di Montefiascone. Cresce in un ambiente dove arte e gusto per la scena non sono dettagli da poco. Prima del cinema si muove come soubrette e cantante, portando sul palco eleganza e sorriso. Ehi, chi è questa pupa? Ah, è la star del nostro show. Il debutto al cinema arriva nel 1976 con Un sussurro nel buio, diretto da Marcello Aliprandi. Nello stesso anno compare anche in Brutti, sporchi e cattivi, di Ettore Scola, film duro e grottesco, lontano dalla commedia leggera, ma pieno di facce indimenticabili. Il suo è un ruolo piccolo, certo, ma Adriana buca già lo schermo. Quando una presenza funziona anche in pochi minuti, vuol dire che qualcosa c'è. Da lì la sua carriera prende velocità. Adriana entra in quel grande universo del cinema di genere italiano, dove le attrici dovevano saper fare un po' tutto, essere brillanti, seducenti, autoironiche, credibili nella commedia e pronte a cambiare registro. Un cinema spesso snobbato dalla critica, ma amatissimo dal pubblico, perché parlava una lingua diretta e piena di ritmo. Hai capito, Adriana? Lui è... Sì, sono il vicecommissario. Prego, si accomodi, è ospite in casa mia. Sì, grazie. Nel 1979 arriva La patata bollente, diretto da Steno, con Renato Pozzetto, Massimo Ranieri ed Edwige Fenech. Una commedia provocante, costruita su equivoci e situazioni scomode, ma con il passo leggero della commedia popolare. In mezzo a un cast così forte, Adriana riesce comunque a farsi notare. Accanto a Edwige Fenech bisognava avere personalità e una bella dose di coraggio scenico. Negli anni '80 il suo nome diventa sempre più familiare agli spettatori. Nel 1981 la troviamo in Pierino il Fichissimo, diretto da Alessandro Metz, una delle tante variazioni sul filone scolastico e birichino che in quegli anni riempiva le sale. Film leggeri, certo, ma costruiti su tempi comici, facce riconoscibili e presenze femminili che il pubblico non dimenticava facilmente. Adriana porta in scena il suo fascino con disinvoltura, senza mai sembrare fuori posto. Nel 1982 arriva uno dei titoli più amati dal pubblico, Vieni avanti, cretino, diretto da Luciano Salce con Lino Banfi. Cosa di diverso, di speciale, non il solito noioso tran tran quotidiano. Io chiedo al mio partner qualcosa di diverso, una vita con... Desiderate qualche cosa? Un caffè, con un po' di humor. Un caffè con humor. Qui siamo nella commedia pura, fatta di sketch, ritmo, equivoci e battute che ancora oggi molti ricordano a memoria. Adriana appare in un film diventato cult, uno di quelli che magari rivedi per caso e finisci per restare incollato fino alla fine. Perché certi film partono come ne guardo solo 10 minuti e poi ti rubano la serata. Utopia, pretendere che una donna cerchi nell'altro... Caffè corretto? Quale caffè corretto? Quello che ho ordinato lei. Ma io ho chiesto un caffè normale. Scusi, caffè normale? Sì, con utopia. Soltanto con utopia. Un caffè con utopia. Ma Adriana Russo non resta chiusa nella commedia. Sempre nel 1982 partecipa a Delitto sull'autostrada, diretto da Bruno Corbucci, con Thomas Milian nei panni dell'amatissimo Nico Giraldi. Qui entriamo nel territorio del poliziottesco contaminato dalla commedia, un genere tutto italiano, ruvido ma popolare, fatto di inseguimenti e battute fulminanti. La presenza di Adriana aggiunge al film una nota di fascino e colore. Nello stesso periodo arriva anche Ciccia Bomba, diretto da Umberto Lenzi. Adriana, ancora una volta, non si limita a comparire. Lascia il segno con quella miscela di sensualità, sorriso e presenza scenica che la rendeva immediatamente riconoscibile. È tutto uguale, come prima.
Io invece, sai come sento ormai il nostro rapporto? Caffè. Non più normale, ma freddo, freddissimo. Un caffè freddo, freddissimo. Una parte importante della sua immagine pubblica è legata anche al cinema più malizioso e alle produzioni a luci rosse soft. Tra i titoli più ricordati c'è Delizia, del 1986, diretto da Joe D'Amato. Qui Adriana interpreta un ruolo costruito sulla sua sensualità adulta, elegante, mai fredda. In Delizia conferma di saper reggere ruoli più provocanti senza perdere personalità. Non era soltanto bellezza da copertina, era presenza, controllo, consapevolezza. Anche tu non sei più quel tenero amante di una volta, ma un partner... Freddo. Ecco, freddo e corretto. Mentre invece in ogni donna c'è il desiderio ardente di un amore... Freddo e corretto. Ma che dice? Bollente e dolcissimo. E a proposito di copertine, non possiamo dimenticare le sue apparizioni su Playboy e su altre riviste patinate dell'epoca. Servizi fotografici che consolidarono la sua immagine di donna affascinante, sicura, amatissima da un pubblico che cercava anche un sogno di femminilità più libera e seducente. Sarà come dici te, ma è anche... Bollente dolcissimo. No, amaro, tanto amaro. Io ti sognavo più tenero, più disponibile, più morbido. E dillo, avresti voluto un amore romantico. All'acqua di rose. All'acqua di rose. All'acqua di rose. Dolce, dolcissimo. No, amaro, amarissimo. Dolce, dolcissimo. No, amaro, amarissimo. Dolce, dolcissimo. Amaro. Non potete Dolcissimo. trovare un accordo? Cari soffittari, Adriana Russo racconta un periodo irripetibile del nostro spettacolo. Un tempo in cui bastavano un volto, una battuta, un abito indovinato e uno sguardo birichino per restare impressi nella memoria. E lei ci è riuscita, con eleganza, ironia e quel fascino che non chiede il permesso. Entra in scena e si prende la luce. Pensaci, amore, possiamo essere ancora felici. Io ti offro tutto il mio amore e tutto il mio affetto. No, non lo voglio più. Non lo vuole più. No, signorina, lei adesso si prende tutto. Tutto, silenzio. Se questo viaggio vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi alla Soffitta e scrivete nei commenti quale attrice vorreste vedere nella prossima puntata. Noi ci ritroviamo presto, con un'altra storia da riscoprire. Come ti chiami? Cesare. Io Ermanno, detto anche Batacchio, poi ti spiego perché. Non c'è bisogno, grazie. Come on, play with us. Yes, I'm coming! Ma perché lo hai guardato sempre lì? Infatti, una vergogna.